Eccomi, ciao popolo, video improvvisato perché stavo facendo i lavoretti miei con il microscopio per cercare di dargli un'aggiustata e mi è venuto in mente, ma visto che devo fare delle prove, perché non registrarle? Allora, veloci veloci, tutto nasce dal microscopio, sto cercando di migliorare le immagini, questa per esempio è un'immagine a 250 ingrandimenti, eh, però presa con la luce solo radente, quindi ho disabilitato l'anello che è coassiale, l'anello LED che è coassiale con l'obiettivo e ho rimesso la mia vecchia lampada LED in orizzontale e penso che forse l'immagine così è più tridimensionale. Oh, è un rasoio sacrificale ma ben fatto, un 7 ottavi francese, quindi una molatura abbastanza dura, una tempra, scusate, molatura, tempra abbastanza dura, quindi per me è il sacrificale di lusso, diciamo così, non i soliti gold dollar che vanno bene su qualsiasi pietra col gold dollar far bella figura. Con questi vi assicuro che non è così. Questo è il classico acciaio Sheffield, ma ehm, indurito, forgiato in Francia e ce l'avevano i francesi sto vizio. Quello che avete visto, proprio a farvelo rivedere un'altra volta, è la situazione di base, quindi un filo solo bisellato, chiaramente a ingrandimenti perdere la messa a fuoco è un attimo, ma la metto così tanto per. Quindi penso che si veda tutto sommato abbastanza bene. Ripeto, situazione iniziale di bisellatura, niente di particolare. Ah, visto che se ne sentono tante in rete, bisellatura con una naturale, perché non è vero, non date retta a chi dice che per affilare un rasoio ci vogliono per forza le sintetiche. Quella è una macusa bianca che ha bisellato. Vabbè, basta. Ormai la mia bella polemichina l'ho fatta. Allora, ritorno dopo tanto tempo ad affilare con una sola pietra di base, quindi metodo classico giapponese con l'enagura, però io mi trovo meglio, anziché l'enagura, ad affilare con le tomo. Questa ve la faccio vedere perché è carina, carina, carina. Questa è una tomo di... già mi sono scordato che roba era. Mo come mi viene te lo dico, siamo di base Tsushima e la Tomo della stessa pietra. Ah, questa era una Oto, scusate, ogni tanto è demenza senile. Quindi praticamente una sequenza di tre tomo a similitudine delle tre Asano Shiro Nagura, quindi anziché utilizzare le tre Nagura di mano a mano sempre più fini, io uso le tomo, quindi parto con un medio grit, medio basso, diciamo, qui non si arriva a un 3000. Questa la conoscete tutti, è la Tsushima, quindi tra i 5 esemplari un po' più fini possono arrivare ai 7. Oh, chiaro che io sto dando i grit a Vanvera che non si farebbe con le pietre naturali, B sono valutazioni mie, ovviamente lasciano il tempo che trovano. Quindi C con l'atomo, un frammento ricavato dalla pietra stessa. La pietra, neanche a starvela a dire, è la solita Nakayama Santa e Benedetta, che questa è veramente Santa e Benedetta. Quindi un pochettino d'acqua, neanche troppa, perché lo dico in tutti i video, le pietre giapponesi non amano essere affogate, per dare il meglio non hanno bisogno di ettolitri di acqua. Poi questa in particolare è una pietra molto molto dura, per cui non c'è assorbimento. Quindi adesso la prima spazzolata andiamo a fare. Bello che mo parla al plurale maiestatis. Vado a fare un po' di vanghiglia.
con la Oto, quindi ripeto, un grit basso ma non bassissimo da bisellatura vera, quindi diciamo qui siamo 2-3 mila, beh almeno 3 diciamo, che è la situazione classica di quella persona che vuole riaffilare perché il rasoio ormai strappa, ha visto che anche con la sola rilucidata al filo, con la sola ultima pietra da finitura, non riesce più ad ottenere buoni risultati, quindi deve riandare più giù, deve ritornare quasi al livello dell'impostazione del bevel per cercare di dare di nuovo il massimo della performance al rasoio. Quindi qualche passaggio per amalgamare il tutto e dopodiché via col solito santo cerchietto, che per me è uno dei movimenti preferiti perché, perché è veloce, perché facilita di molto l'abrasione. In ogni passaggio il filo fa molti più, stavo per dire metri, facciamo decimetri, sopra la pietra andando con questo sistema. Vedete che le cose stanno andando avanti ben velocemente, vedete come si scurisce. Guardate, è vero, anche la Nakayama che c'è sotto è una pietra molto molto veloce, però guardate il colore di questa fanghiglia e guardate il colore di quest'altra. Come al solito anche oggi caldo infernale, ventilatore acceso perché con due luci piazzate davanti altrimenti morivo. Però vedete qual è il problema, questa non è una cosa che semplifica l'affilatura, anzi vedete che la pietra tende ad asciugarsi moltissimo, aria calda col ventilatore sulla pietra. Tra l'altro, questo lo dico più per i puristi che per gli altri, è concettualmente molto ma molto sbagliato, quindi appena si può evitare, meglio evitare, è molto molto sbagliato affilare con le correnti d'aria, quindi in questo caso col ventilatore pensate proprio a quanta corrente d'aria, una diluitina. Perché? Perché l'aria è piena di pulviscolo, cioè niente da fare, a meno che non viviamo in case perfettamente asettiche, capite bene che è impossibile, per cui quindi tutti questi granelli di polvere portati dall'aria e quindi portati in questo caso dal ventilatore possono andare sul piano della pietra e in affilatura la polvere è un nemico mortale. Basta un granello di polvere che si posa su una pietra, soprattutto quando uno è in finitura, per mandare a zampe per aria tutto tutto il lavoro fatto. Il pulviscolo riga, segna tanto, bevel e chiaramente rovina il filo. Ok, visto che comunque questo è un test, non è una vera affilatura, nel senso io poi con questo rasoio non mi raderò, che ripeto, è un sacrificale di lusso, potrei radermi, ma a me adesso interessa di più far vedere il sistema classico, il sistema più antico dell'affilatura giapponese, anziché utilizzando le classiche Nagura bianche, le Shiro Nagura, che poi siano marcate Asano o meno, è un altro paio di maniche. Comunque, la progressione che si può fare
sulle Shironagura, si può fare, secondo me, anche meglio, con più soddisfazione, su, usando le tomo. Quindi andiamo di corsa al microscopio, andiamo a cercare di prendere di nuovo il filo, vedete qualche segnaccio, quelli sono i granelli di polvere, c'è niente da fare, ma noi non ci interessa. Perché? Perché a noi ci interessa vedere come si riesce a lavorare con le tomo su una stessa pietra, sulla pietra da finitura, sulla toishi, sulla pietra madre, che sarà poi quella che verrà utilizzata da solo. Spero che la messa a fuoco sia decente, perché io con questi occhi, pure con tutti gli occhiali, dai, se no qui perdiamo troppo tempo. Quindi, righettone a parte del granellone di polvere, ecco, guardate qua, madonna quanto è brutto. Dovrei, dovrei insistere un po' per toglierli, però vedete che tutto sommato rispetto alla bisellatura di base, prendo un pezzo dove il righettone non c'è, dico, rispetto alla impostazione di base fatta, ripeto, con Amacusa bianca, ci siamo, insomma. Quindi nel frattempo, mentre vi lascio quell'immagine al microscopio, io sto pulendo la pietra. Eccola qua, vi ho dato una sciacquatina, adesso a pressione con lo spruzzetto dell'acqua vado a levare i residui di auto. Aspettate un attimo che sporca. Madonna quanta polvere. Stavolta ci sto mettendo più del doppio. Vabbè. Ok, ci siamo. Ritorniamo. Ah, che fatica. Adesso, seconda tomo, una Tsushima, ma il principio è prendere una tomo grossolana, una tomo intermedia e una tomo da finitura, poi ognuno usa quello che ha, ognuno usa quello con cui si trova meglio e si fa lo stesso lavoro. Si alza un po' di sospensione con la tomo, ripeto, questa è una Tsushima. Veramente avrei voluto usare la Momiji Yama, però la Momiji Yama non ho un tomo piccolino, avrei dovuto lavorare pietra su pietra, sinceramente era un po' scomodo, ma per me il principio di questo tipo di affilatura è far vedere i risultati diversi che si ottengono usando la stessa pietra, cambiando solo la qualità della fanghiglia prodotta usando tomo di finezze diverse. Quindi tutto quello che poi si vedrà visivamente al microscopio, ricordate sempre, sarà un risultato ottenuto sempre sulla stessa pietra di base, sempre su questa Nakayama. La differenza tra un passaggio e l'altro viene data solo ed esclusivamente dal differente tipo di fango che andiamo. Oggi mi è presa con questo plurale che vado ad usare ad ogni passaggio. Questo secondo me è un ottimo metodo di affilatura, perché le transizioni tra un fango più grossolano e un fango più fine sono molto 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 più graduali rispetto al classico cambio di pietra. Il cambio di pietra è un metodo che funziona benissimo, per carità, però secondo me
è un po' più, richiede un po' più d'attenzione nell'utilizzo, perché c'è un salto netto tra una grana e l'altra. Esempio, bisello con la macusa, ok, quindi sto bisellando su un 1000, un 1200 per capirci, eh? Non lo dico più, questa storia del grit non la dico più. Poi dalla Macusa passa una pietra di medio grit, ecco, magari passa una Tsushima, una Momijiyama, quindi passo da un 1000 a un 5000. Quindi c'è bisogno di lavorare con accortezza per ottenere dei buoni risultati, perché il buon risultato qual è? È quello che la pietra riesca a togliere per bene i marchi di affilatura della pietra precedente e sostituirli con i suoi. Guardate, anche qui si vede, la differenza. Si asciuga però, maledetta. Quindi stavo dicendo, io prendo una 5000 e gli dico fammi a cancellare tutti i marchi di affilatura della precedente, che è una 1000, quindi capite che c'è un bel salto. In questo caso il principio è simile, ma non è proprio lo stesso, perché c'è una pietra di base, quindi che noi non cambieremo mai, aspettate due peletti, che ci fa da tramite, da unione tra una tomo e l'altra. Quindi una tomo grossolana lavora su un piatto fine, lo stesso piatto fine poi useremo per una fanghiglia più raffinata. Quindi il grit della pietra di base fa da tramite e non fa sentire molto il salto di pietra. Infatti, anche se la sto usando veramente poco, non voglio che questo video duri come al solito le ore, e adesso mi fermerò, forse probabilmente, anzi non siamo ancora al punto giusto per il cambio di tomo, per il cambio di fanghiglia, però tanto per dare un'idea di come va la progressione sul filo, penso che anche questi pochi minuti di affilatura possano far vedere la progressione. Quindi andiamo subito di nuovo al microscopio, cerchiamo di nuovo, eccolo che arriva, eccolo qua, vedete? Oh, qui c'è subito da vedere una cosa, vabbè, non perdo troppo tempo con la messa a fuoco, scusate, solo una cosa decente e basta. Qui guardate, è un po' difficile perché sono sicuro che poi la risoluzione del video mortificherà tutto. Se avete gli occhi buoni, si vede ancora il segno del granello di pulviscolo che aveva sgraffiato il bevel. Se guardate partendo dal centro dell'immagine, vi spostate leggermente a sinistra, lo vedete ancora una riga diversa dalle altre, un po' più profonda, un po' più pronunciata delle altre. Quello è il vecchio segno del pulviscolo. Quindi vedete che già il secondo passaggio, la seconda tomo, come si è andata a sovrapporre alla prima. Quindi ha lavorato, c'è una buona uniformità del filo, c'è già un buon filo perché vedete non ci sono bave, bavette, riccioli, residui, ecco questo, vedi, qui c'era ancora da lavorare sopra, però ripeto, sono stato io il primo a dirlo, qui ho perso la messa a fuoco, scusate, non sto rispettando i giusti tempi di affilatura, però
Vediamo se da sta parte magari qua mi sembra molto più pulito il filo, quindi c'era ancora da lavorare sulla parte del tallone. Quindi vedete, filo sufficientemente steso, come ci si aspetta da un medio grit. Ricordo, questa è Nakayama, però con la fanghiglia di Tsushima. Io nel frattempo pulisco la pietra di base. Quindi la seconda tomo si stava sovrapponendo bene, bene alla prima. Vedete, la grana è molto sottile, il filo è pulito, il risultato, ripeto, non è uniforme perché sto correndo, veramente correndo, perché questa è solo una piccola dimostrazione, non vuole essere la filatura vera del rasoio. Se non fosse stato un rasoio sacrificale, sarei stato ancora lì a spazzolare. Arriviamo al terzo passaggio. Quindi a questo punto la pietra di base, in questo caso c'è la sua tomo, quindi un frammento ricavato dalla pietra stessa. Ma non è un obbligo, non necessariamente si può usare. Ecco, questa per esempio è una tomo molto fine, molto molto fine di Shopudani. Questa è un'oniyama morbidissima, è molto molto fine ma molto molto morbida. Quindi ognuno usa quello che ha, quello con cui si trova meglio. Io adesso ce l'ho staccata io col Dremel proprio. Quindi ce l'ho, la uso, ma ripeto, non è assolutamente un obbligo usare la tomo ricavata dalla stessa pietra di base. Se è possibile è da preferire, perché così si tira fuori il meglio, la migliore potenzialità della pietra, gli si dà modo di esprimersi al massimo. Però, per esempio, in presenza di pietre da finitura di livello non particolarmente eccelso, si può migliorare la performance della pietra di base senza cambiarla totalmente, senza andare a spendere un capitale per una pietra migliore. Al limite si compra una tomo migliore che lavorerà su una pietra comunque da finitura, produrrà su quella pietra un'ottima fanghiglia e quindi uno riuscirà ad avere finiture migliori, finiture più dolci, rasoi più con filo più performante, solo e soltanto utilizzando un'ottima tomo. Chiaramente comprare un'ottima tomo costa molto di meno che comprare un'ottima toishi, un'ottima pietra da finitura. Beh, è ovvio, no? Ok, scusate raga. Stessa cosa, vedete, la pietra adesso è molto più sottile per cui ha dato meno fanghiglia e la fanghiglia molto molto trasparente. Vedete, per esempio in questo punto si riesce a vedere perfettamente ancora la venatura che c'è sotto. Guardate in questo punto, c'è fanghiglia sopra, ma le righe naturali, i segni naturali della pietra di base si vedono tranquillamente, quindi è una fanghiglia che non è scarsa come quantità, ma è sicuramente molto blanda, molto acquosa. E nei passaggi finali da finitura, meglio non lavorare con impasti duri, con impasti troppo ricchi di materiale, perché si rischia di avere l'effetto contrario, cioè si rischia di andare a stondare il filo in gergo, cioè un passo troppo duro va
le particelle in sospensione nell'acqua vanno a urtare troppo violentemente sul filo, per cui anziché migliorarlo lo vanno a peggiorare. Ovviamente vedete la pietra è sempre veloce, però sono io che ho diminuito molto la pressione, per cui pur in presenza di una pietra veloce con la sua sospensione, adesso la fanghiglia, diciamo, ci sta impiegando più tempo per scurirsi e caricarsi di limatura. Oh, non l'ho fatto mai per tutta la filatura, però il consiglio di girare la pietra per cercare di utilizzarla tutta e avere un consumo uniforme è sempre un bel consiglio da fare sempre, non soltanto con le pietre da finitura. Questa è ancora l'ennesima dimostrazione che le pietre giapponesi non amano essere bagnate. Mano a mano che si asciuga, la pietra sta prendendo velocità. Le pietre giapponesi, sì, l'acqua serve, senza acqua si fanno i danni, però guardate adesso che velocità che ha preso la pietra sulla parte più umida della pietra. Se vado a lavorare qua, vedete, sulla parte più bagnata, sì, si carica di limatura, però ci mette molto più tempo. Allora, di solito io faccio questo, sposto la limatura, sposto la fanghiglia e di conseguenza anche la parte acquosa, e poi mi metto a lavorare su un tratto di pietra che è rimasto solo umido, non è rimasto completamente bagnato. Vedete adesso la differenza? Vedete? Anche qui ho ripreso la velocità della pietra. Comunque, come al solito, anche qui non ci voglio stare tanto, quindi adesso dopo i passaggi a cerchietti, qualche spazzolata, anche qui approfitto, non le contate le spazzolate, non contate i movimenti sulla pietra. Se proprio volete contare, intanto contate il tempo sulla pietra e cominciate a ragionare di questa pietra, questo acciaio mi ci vorranno 5 minuti, mi ci vorranno 6 minuti, mi ci vorranno 4 minuti, che è già un'indicazione molto più precisa. E poi soprattutto non contando, non vi dovete affidare alla matematica, vi dovete affidare ai cinque sensi. Quindi io non conto. Quando è che mi accorgo che è il momento? Quando cambiano le vibrazioni della lama sulla pietra, quando sento qualche cosa di diverso rispetto all'inizio, allora comincio a dire qui qualche cosa è cambiato. Dico intanto fammi controllare, poi vediamo se è il caso. Vi ripeto, le parole non è che sono state scelte a bambera. Non ho parlato neanche del famoso e troppo abusato effetto ventosa. Io parlo di sensazioni. Perché non è detto che una lama che si attacchi alla pietra sia una lama pronta. Certo, sicuramente vuol dire che fa più attrito, quindi sicuramente c'è maggiore superficie a contatto, quindi sicuramente la superficie del bevel si è lucidata, c'è più contatto tra bevel e pietra, ma non basta quello. Bisogna sentire come vibra la lama ad ogni passaggio e la diversità delle vibrazioni da quando uno ha iniziato le prime spazzolate rispetto alle ultime in progressione. Bisogna rendersi conto da soli se la pietra sta lavorando, che se no fate la figura di quello che ho visto io ieri, che bisella su una 3000 sintetica, quindi
pietre che uno dovrebbe stare attento a quando le usa per quanto acciaio riescono a mangiare. Alla fine della bisellatura la pietra era immacolata, non c'era un granello, uno di nero, cioè, niente, che aveva sportato la ceppa. Oh, ne era felice perché levai questa soddisfazione. Ok, da vedere. Ah, eccola qua. Guardate, guardate quanto è grande, guardi. Lascio un'inquadratura proprio qui apposta. Quel punto bianco illuminato è un granello di polvere. Aspettate, che no, come al solito non è facile qua beccare la messa a fuoco. Guarda, io la voglio lasciare proprio lì. Guardate rispetto ai marchi di affilatura, all'andamento del filo, alle microcreste che si riescono a vedere. Poi vi ricordo, questi sono ingrandimenti mortali su questo microscopio. Guardate quanto è grande un granello di polvere. Lì, bello al centro del filo. Quindi in questo caso fa anche gioco per fare le dovute proporzioni, perché un'immagine al microscopio non ti dà punti di riferimento. Ecco, quello bianco sparato al centro è un granello di polvere. Guardate i marchi più grossolani che si riescono a vedere ancora sul bevel, perché abbiamo lavorato veramente in velocità. Guardate comunque quanto sono più sottili rispetto a un granello di polvere. Quindi questo vi dà l'idea del grado di finezza della pietra. Guardate il filo, ovviamente non ci sono bave, bavine, bavette, perché questo è un altro. Sto cercando un po' di filo. Ecco, se proprio vogliamo pignoleggiare, qui al centro un pochettino, sto cercando di mettere a fuoco solo il filo, ma non ne fa. Un pochettino, se ci fate caso, se avete gli occhi buoni e allenati, un pochettino di ringrosso, un pochettino di ricciolo, di bavetta, di filo morto, chiamatelo come vi pare, c'è. Però uno dei grossi vantaggi del lavorare, tra gli altri, di lavorare con le sospensioni, che non è acqua pulita, è acqua leggermente più densa, per cui a ogni passaggio l'azione meccanica è maggiore, quindi è molto più facile staccare il ricciolo mano a mano che si forma usando il metodo della filatura, chiamiamolo con l'impasto, che poi è quello tradizionale dei giapponesi. Il giapponese non ti affila sulla pietra sotto l'acqua, non ti affila mai con la pietra pulita, tutt'al più con la pietra pulita darà gli ultimi passaggi, ma il lavoro lo fa alla fanghiglia, e la quantità e la velocità con cui viene prodotta la fanghiglia, i migliori siti, i migliori venditori lo vanno a puntualizzare. Vi capiterà di leggere un'ottima pietra che produce un buon fango velocemente. Questo per il giapponese è esaltare le qualità di quella pietra. In quanto tempo produce il fango? Perché a me serve di affilare su quel fango, non tanto sulla pietra nuda e cruda. Così, solo per divertimento, provo ad andare all'ingrandimento mortalissimo proprio qui sul filo leggermente ringrossato. Certo, mettere a fuoco è. Cioè, far mettere a fuoco uno cieco è una disgrazia, ragazzi, non ce la faccio. Mi dispiace, è più forte di me. Ah, per divertimento vi faccio vedere una cosa. Questa è l'immagine con l'illuminazione radente. Vi faccio vedere la stessa immagine accendendo, ecco, l'illuminazione dall'alto. È migliore? È peggiore? Non lo so. Io credo che comunque anche qui sia tutta una questione di abitudine. Mettiamo una messa a fuoco media. Questa è l'illuminazione dall'alto con l'anello LED coassiale rispetto all'obiettivo.
Questa è l'illuminazione radente invece. È meglio? È peggio? Forse è meglio controllarle in tutti e due i modi? Non lo so. Oggi il video l'ho fatto con questo tipo di illuminazione, magari la prossima volta utilizziamo quest'altra. Penso che comunque siano immagini esplicative. Ok, boys. Una volta tanto non faccio il video in un'ora, ma comunque mezz'ora per YouTube è un grosso video. Allora, ricapitolando, oggi video improvvisato perché stavo più che altro giocando col microscopio, appunto con le illuminazioni per cercare di migliorare il tutto. E chiaramente per provare l'illuminazione mi serviva una lama e allora ho deciso di ritornare ai vecchi metodi perché era un po' che li stavo abbandonando. Quindi, ricapitolando e chiudo questa volta, sistema tradizionale, quindi una pietra di base su cui vanno a ruotare delle nagura mano a mano sempre più fini. Io più che utilizzare le nagura, che le ho e per carità guai a chi me le tocca, le uso, ma mi trovo molto molto bene con le Tomo Nagura più che le Shiro Nagura. Quindi Tomo, quindi frammenti di una Toishi più grande. Quindi abbiamo cominciato con la Oto, quindi un grit medio-basso, dopodiché la progressione su Tsushima, il grit medio per eccellenza, e la fine sulla Tomo ricavata dalla stessa pietra di base, quindi affilatura di base, affilatura intermedia, lucidatura finale. Basta ragazzi, mi fermo perché troppe chiacchiere. Era solamente poco più di un gioco, l'ho voluto condividere, spero che vi abbia interessato. Lo so, 37 minuti per un giochino sono un po' troppi, però ormai chi mi segue lo sa. Inizio sempre dicendo, questa volta è corto, e non ci riesco mai. Quindi adesso basta con le chiacchiere, un salutone grande a tutti quanti, un ciao popolo a tutti quanti e ci rivediamo più presto possibile. Ciao popolo, alla prossima!